Sono stata alla Premier Mondiale di Re:Zero stagione 4 e questo è quello che penso dell'episodio. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi è un video che vi avevo promesso già nella reaction del trailer di Re:Zero stagione 4, che avrei fatto un video a parte su Re:Zero. E come sapete io sono stato a Luca Comics, se vi siete persi il video vi ricordo di andare a guardarlo, che ci tengo tantissimo a questo video, un video che ci tengo veramente molto. Vi vado a spiegare un po' l'evento, cosa è consistito. E in questo video andrò a parlare effettivamente di quello che è successo nell'episodio, di quello che penso dell'episodio e quello che so di questa nuova stagione di Re:Zero. Vi avviso già da subito che questo video sarà soprattutto editato molto bene rispetto al solito, ma anche che conterrà spoiler. State tranquilli che quando parlerò di spoiler comprirai in alto a destra, in realtà alla mia destra, un'allerta spoiler per tutto il video, ma state tranquilli che anche con i timestamps che metterò alla parte spoiler e non spoiler. Direi di iniziare col video e presentarvi le 4 categorie del video, ovvero la prima, cosa è successo nell'episodio, effettivamente che cosa è accaduto. Seconda parte sarà il mio voto personale e parere oggettivo su questo episodio. La terza parte saranno le informazioni generali su questo episodio e quello che sappiamo su questa stagione. La quarta parte sarà le mie conoscenze su questo arco e nuova stagione di Re:Zero. Detto questo, io vi chiedo di mettervi comodi, di iscrivervi al canale se non ancora avete fatto, di lasciare un mi piace e noi iniziamo subito. La quarta stagione inizia con la ripresa della terza stagione, il finale della terza stagione, dove ovviamente abbiamo Julius, che è stato dimenticato da tutti poiché ha combattuto contro Gola, è stato sconfitto ed gli è stato pure mangiato il nome. In questa parte vediamo cose molto importanti, tra cui che l'arcivescovo dell'Ira non è morto, bensì è stato catturato e Priscilla non l'ha ancora ucciso. E in questa parte veniamo a conoscenza anche che Shaula verrà nominata ed è l'unica che può avere informazioni su come effettivamente riavere il nome di Julius. Ma la cosa più importante è che qui abbiamo uno spoiler, ovviamente ho delle note sul telefono per non dimenticarmi tutto. Abbiamo una nota su Anastasia, un plot twist. In realtà Anastasia non è ciò che conosciamo. In realtà lei è uno spirito cosciente, spirito artificiale cosciente di nome Echidna. E no, non è l'Echidna che pensiamo noi, la strega dell'avarizia, bensì è un spirito artificiale all'interno del corpo di Anastasia, poiché la sua coscienza è ormai addormentata da ben 10 anni. Sì, 10 anni che questo spirito artificiale è in possesso del corpo e della mente di Anastasia, o meglio del corpo di Anastasia. E soltanto un'altra persona, viene detto nell'episodio, che è riuscita a smascherare, oltre a Subaru, questa sua vera personalità. Non si sa chi è questa persona, non è stata nominata durante l'episodio. E dopo questo piccolo plot twist su Anastasia, arriviamo alla parte più importante, l'annuncio del nuovo personaggio, ovvero Shaula. Ovvero Anastasia pensa che l'unico modo per sia svegliare Rem che riuscire a salvare Julius è andare alla Torre delle Pleiadi e parlare con la vecchia saggia, in realtà non so se è maschio o femmina, ma noi sappiamo che è una femmina, saggia Shaula. Passiamo poi alla seconda parte dell'episodio, che si sposta direttamente alla mansione di Groswald, dove finalmente vediamo Rem addormentata ancora, dove abbiamo un discorso in cui Subaru vuole salvarla a tutti i costi. Qui, secondo me, c'è anche in gioco la dichiarazione che è stata nell'episodio 18 della prima stagione, dove Rem effettivamente ha dichiarato il suo amore e Subaru è in conflitto e si sente in obbligo di salvarla. Ora, non si sa perché Subaru, per gli animali, perché vuole salvarla così tanto, ma ha questo desiderio. E ovviamente abbiamo anche una nuova compagna, che è Meili, che accompagnerà i nostri protagonisti alle Torri dei Piedi. Tuttavia Meili è rinchiusa nelle celle, da quello che ho capito, segrete della mansione di Roswald. Passando alla terza parte dell'episodio, ritorniamo nella città di Priestella, ovvero la città dove si svolta la terza stagione, e vediamo la conclusione del mini arco di Garfield. Sappiamo che Garfield purtroppo non è riuscito a salvare il marito di quella che si ipotizza essere sua madre nella città di Priestella, poiché è stata trasformata da Capella nella terza stagione in un insetto gigante. Ora purtroppo non ha avuto il coraggio di dire la verità. E infatti abbiamo anche un momento in cui Garfield si mette a piangere quando chiama per sbaglio la signora che pensiamo essere sua madre, proprio mamma. Molto commovente, e da qui poi si conclude un po' quello che è stato l'episodio della terza stagione. Partiamo ora con la seconda parte, che è il mio parere soggettivo, ricordiamolo, dell'episodio di Re:Zero. Ora, siccome che questo era un episodio di preparazione, possiamo tutti dirlo che questo è un episodio di preparazione, lo reputo
un po' brutto come episodio di preparazione, per il semplice motivo che nella prima parte, diciamo, mi sembra di vedere il continuo del finale della terza stagione, il che è giusto perché farla finire la terza stagione con quel plot twist ci sta come scelta di regia, ma personalmente l'ho sentito un po' troppo pesantuccio, se non per le varie informazioni che hanno instaurato questo arco. Ora, non dico che ne sia un episodio da insufficienza, sono già partito con le aspettative bassissime io quando ho fatto la fila dicendo che questo episodio non mi aspettavo granché, e infatti non è stato granché per me, però i vari plot twist sui vari personaggi mi sono piaciuti e hanno comunque costruito un ottimo arco di introduzione. Passiamo alla terza parte, che sono le informazioni generali di questa stagione e di questo episodio. L'episodio dura 23 minuti, non sono presenti né opening né ending, sia in formato TV sites con le visual né anche con i titoli di coda, e tuttora, dato che sto registrando il video, non si sanno ancora gli artisti della opening e dell'ending. Molti ipotizzano il ritorno di Konami Suzuki e dei Milferroy, dato che è ormai da ben 3 anni che comunque Konami Suzuki è addetta alle opening dell'ending della seconda stagione e della terza stagione e comunque della prima stagione, e i Milferroy dato che il ritorno della terza stagione della loro ending. Ora non si sa effettivamente chi saranno gli artisti, non ci ho ancora dato sapere. Adatterà l'arco 6 della light novel, che sono 5 volumi, ed è intitolata La Sala dei Ricordi. La qualità è rimasta la stessa della terza stagione, perciò stesso staff di White Fox, stessa qualità della terza stagione. Passiamo ora al quarto punto del video, che sono le mie conoscenze su quest'arco di Re Zero. Ora, io ormai di Re Zero so abbastanza cose inerenti sia a questo arco che in futuro. Come sapete, su YouTube esistono tantissimi riassunti che vanno a riassumere i vari volumi della light novel, e ovviamente in questo arco io so praticamente quasi tutto, se non un paio di robe non conosco, ma so gli avvenimenti principali che avverranno, penso, a metà della seconda della quarta stagione oppure alla fine, i vari plot principali, chiamiamoli così. Purtroppo di recente sono incappato in uno spoiler che non so se è di questo arco o addirittura del prossimo arco, però comunque sono abbastanza curioso di vedere questo arco dell'autore delle Piedi. Comunque sapete che Shaula è uno dei personaggi che io amo tantissimo. Molti lettori della novella l'hanno definito come il migliore arco di Re Zero, della migliore opera di sempre, però non vorrei sparare sulla Croce Rossa, essendo che potrebbe essere il migliore arco di Re Zero, però comunque sapete che i lettori di una certa opera tendono ad overhypare un arco che deve essere ancora adattato. Ora, io voglio proprio evitare questo eccesso di overhyping per me, perché potrei rimanere deluso da questo troppo hype dei lettori. Io, in questo, dal trailer anche abbiamo fatto la reaction, penso che sia un arco veramente molto molto importante per Subaru, soprattutto nella parte delle Pleiadi mi interessa molto, e ovviamente non parto con alte aspettative, ma sono veramente anch'io leggermente hypato per questo arco che deve venire. Bene ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, ci tengo ancora una volta ad andare a vedervi questo video del Luca Comics, che ci tengo veramente tantissimo, poiché è un video che ci ho dedicato con tutto il cuore. Vi ringrazio per la visione, vi ricordo, se il video vi è piaciuto, di lasciare un mi piace, di commentare con le vostre pareri di questa stagione di Re Zero. Se siete lettori della light novel, mi raccomando, non fate spoiler nei commenti, e ricordo di lasciare un mi piace al video e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Saramada! Che sono le conoscenze sul mio arco. Porco Dio!